Hello Vivians, continuiamo il nostro viaggio nel corteggiamento vittoriano in compagnia dei nostri vittoriani preferiti, Miss Vivian e Mr. Philip, che si sono conosciuti e hanno capito di piacersi. Ora Mr. Philip deve decidere se iniziare un vero e proprio corteggiamento e nell'Ottocento non era una decisione da prendere alla leggera. Mr. Philip deve essere sicuro che Miss Vivian sia la donna della sua vita. Iniziare un corteggiamento che non avesse come fine ultimo il matrimonio era inaccettabile all'epoca. In ballo c'è la sua reputazione e il futuro di entrambi. Non sono un ragazzo facile. Anche gli uomini avevano una reputazione da mantenere. Esistevano manuali di etichetta anche per loro, che li istruivano su come comportarsi in amore. Nel 1883 la guida matrimoniale per giovani uomini, un manuale di corteggiamento e matrimonio, consigliava agli uomini di non credere che ogni donna cadesse ai loro piedi e di non esagerare con la gentilezza. Insomma, tirarsela o fare il morto di passera non andava bene. Anche quando un uomo si sentiva ricambiato, non doveva vantarsi e sbandierarlo ai 420, ma mantenere un dignitoso riserbo, altrimenti il suo comportamento lo avrebbe sminuito agli occhi delle persone sensibili e avrebbe potuto rovinare le prospettive di un buon matrimonio. Ma la cosa più importante anche per gli uomini era non sembrare dei facilini. Alle donne veniva concessa un po' di civetteria, ma un uomo non poteva fare il farfallone e flirtare un po' qua e un po' là. Come spiega la guida, il nostro comportamento, ovvero le buone maniere, la condotta e l'abbigliamento della società più raffinata, doveva mostrarsi un gentiluomo serio, altrimenti rischiava di illudere la ragazza facendole credere di essere innamorato di lei e a quel punto era praticamente obbligato a sposarla. L'alternativa era perdere l'onore ed essere frustato o addirittura ucciso dai parenti di lei. Diciamo che le conseguenze erano più gravi se si pensava che l'uomo avesse intenzionalmente giocato con i sentimenti della ragazza e per diverso tempo, ma era sempre meglio comportarsi bene con le fanciulle. Ad esempio, se Mr. Philip avesse flirtato con qualche donna e non avesse fatto alcun passo in direzione del matrimonio, la sua reputazione sarebbe stata compromessa e come minimo i genitori non lo avrebbero più fatto avvicinare alle loro figlie. Cosa ho da offrire? Prima di iniziare il percorso di corteggiamento, Mr. Philip doveva già considerare la sua posizione e le sue prospettive nella vita. Cosa ha da offrire? Che tenore di vita può dare a Miss Vivian? È sufficiente per una signorina della sua posizione sociale? L'uomo doveva capire se fosse giustificato nel cercare di conquistare l'affetto della donna. Insomma, se lo doveva permettere. Quando era soddisfatto di questo punto, appurato che non esistevano ostacoli, un gentiluomo faceva il passo successivo. Scriveva al padre della donna per chiedere il permesso di fare visita a casa loro. La lettera di presentazione. Mr. Philip prende coraggio e scrive al padre di lei una lettera in cui espone la sua posizione, le sue prospettive e menziona la sua famiglia. Per farlo gli vengono in aiuto le guide sull'etichetta del corteggiamento, che lo mettevano in guardia da qualsiasi compiacimento o eccessiva sicurezza. Il corteggiatore, infatti, non doveva mai pensare di fare un favore alla famiglia. L'uomo doveva trasmettere un delicato rispetto ai genitori per dimostrarsi degno del tesoro di cui stava per privarli. Prendendo ad esempio una lettera presa da The Art of Good Behavior del 1845, Mr. Philip scrive: l'argomento di cui vorrei parlarvi è così vicino al mio cuore e così connesso con le mie prospettive di felicità in questa vita che trovo difficile trovare una soluzione per il compito. Ma signore, ho osato nutrire un'opinione così alta della vostra bontà che mi sento incoraggiato a scrivervi con candore per sollecitare il massimo favore che è in vostro potere concedermi. Insomma, la lettera di presentazione era una vera leccata di piedi al padre della fanciulla. Una volta scritta, la lettera doveva essere piegata, infilata in una busta sigillata con cera lacca. Di solito gli uomini usavano la cera lacca rossa. Come avverte la guida per signore alla perfetta gentilezza del 1856, una lettera di presentazione non dovrebbe mai essere sigillata con un wafer. Il wafer era un sottile disco
di pasta secca che una volta bagnata diventava appiccicosa. Sigillare con un wafer una lettera destinata a qualcuno socialmente superiore era considerato una mancanza di rispetto. Ottenuto il permesso del padre, Miss Vivian scrive una lettera a Mr. Philip, invitandolo a far visita a lei e alla sua famiglia. Miss Vivian sa che deve cercare di non mostrare un eccessivo interesse per Mr. Philip. L'etichetta dell'epoca sottolineava l'importanza della moderazione. Non dovresti dire a un gentiluomo "sono molto felice di fare la tua conoscenza", perché dovrebbe essere considerato un favore per lui essere presentato a te. Quindi l'osservazione dovrebbe venire piuttosto da lui. Mr. Philip ha ricevuto il consenso del padre di lei. È il momento di passare all'azione. Ora si fa sul serio. Visite e passeggiate. Gran parte del corteggiamento si svolgeva durante le visite a casa di lei per tè e cene. I due però non venivano mai lasciati soli. Accompagnatori o genitori erano sempre presenti. Nonostante ciò, i genitori spesso concedevano alle coppie una certa privacy dopo i pasti, nel senso che giravano la testa dall'altra parte, non che stessero chiusi in una stanza da soli. Durante questi incontri ciascuno cercava di capire il carattere dell'altro. Le guide davano diversi consigli su cosa cercare nel futuro sposo e nella futura sposa e come conquistarli, ma Mr. Philip può contare su un'arma di seduzione sconosciuta agli uomini del suo tempo: il deodorante Wild. Grazie allo sponsor di questo video, Mr. Philip può fare lunghe passeggiate con Miss Vivian senza tramortirla con gli effluvi provenienti dalle sue ascelle sudate. Ma che buon profumo di ciliegio! Ma siete voi! Anch'io ho provato i deodoranti Wild e devo dire che lasciano un profumo buonissimo. Nonostante io di solito usi gli antiodoranti che trovo al supermercato, devo dire che con questo mi sono trovata molto bene. Lascia un profumo delicato ma che si sente anche a lungo. Oltretutto è un deodorante che fa bene alla pelle e al pianeta perché contiene il 98,5% di ingredienti naturali, non ci sono solfati, parabeni o sali di alluminio. Sono anche certificati vegan e cruelty free. La missione di Wild è quella di eliminare la cultura usa e getta dei prodotti per il bagno, riducendo così drasticamente i rifiuti di plastica. Infatti questi deodoranti non sono monouso come quelli che trovate al supermercato, ma sono composti da un contenitore riutilizzabile e da delle ricariche avvolte in materiale compostabile. Se volete questo contenitore carino con le apine, acquistatelo ora perché è una limited edition. Poi di volta in volta potrete acquistare solamente le ricariche. Per avere lo sconto del 20% su tutti i prodotti e sul primo abbonamento, cliccate sul link in descrizione e usate questo codice BV20. Lo trovate anche in descrizione. Ma ora torniamo al corteggiamento vittoriano. Le donne dovevano stare in guardia nei confronti di un uomo a cui piacevano i divertimenti bassi e volgari, mentre un uomo doveva assicurarsi che la sua futura moglie facesse buona compagnia e che svolgesse i suoi doveri domestici. Aiutare una donna a compiere azioni scomode e faticose era da gentiluomini ed era consigliato per conquistare una futura sposa. Il corso completo di buone maniere per uomini del 1896 consiglia agli spasimanti di offrirsi sempre di portare la valigia ad una donna in viaggio e aiutarla a salire e scendere dai treni, in modo da mostrare la propria gentilezza. E poi era sempre un'occasione per prenderle la mano. Piccante. Per conquistare una donna, la guida matrimoniale per giovani uomini consigliava di mostrarsi virili. Le donne, sosteneva, preferiscono un uomo virile, arretrato, goffo e anche un po' rozzo, a un dandy educato e gradevole. Il libro consigliava agli uomini di impegnarsi in ogni esercizio virile, così che tutti coloro che li guardavano erano costretti a dire: ecco un vero uomo. Secondo il libro Scienze creative e sessuali del 1870, il successo del corteggiatore dipendeva solamente da lui, da quanto fosse in grado di suscitare sentimenti d'amore nell'amata. La donna era un elemento passivo, senza particolari preferenze, era creata apposta per l'uomo, quindi se un uomo la sceglieva, doveva pensare di aver fatto la scelta migliore per le sue esigenze, doveva ringraziare Dio di avergli creato una donna perfetta per lui. Non si tocca.
Durante la fase del corteggiamento i giovani facevano lunghe passeggiate nei parchi e in campagna e partecipavano insieme a eventi sociali della comunità, ma anche fuori casa ogni incontro avveniva sempre alla presenza di un accompagnatore. Potevano essere parenti o amici più anziani e sposati. La presenza di un accompagnatore era garanzia di rispettabilità dell'incontro. Anche in carrozza non andavano mai da soli. Un gentiluomo non sedeva mai accanto a una signora che non fosse sua parente, sedeva sempre dando le spalle ai cavalli, lasciando alla dama il posto opposto. Oltre alla presenza costante di un accompagnatore, era molto importante che i due non si toccassero in alcun modo. Nemmeno una mano sulla spalla era permessa. Vietato andare a braccetto o tenersi per mano almeno fino al fidanzamento. C'erano ragioni sociali per cui il contatto fisico era inaccettabile. Nel corteggiamento vittoriano, l'uomo doveva dimostrare di poter offrire un determinato stile di vita, mentre la donna doveva confermare di essere ancora vergine. Il tocco era una via verso la tentazione. Se possibile si evitava, per non correre il rischio di rovinare la reputazione di lei. Se si fosse creduto che la fanciulla fosse stata con un altro uomo, la sua idoneità come moglie si sarebbe ridotta e molte porte sociali si sarebbero chiuse. In una circostanza agli uomini era permesso di tenere il braccio o la mano di una donna, nel caso in cui avesse bisogno di sostegno per evitare di cadere. Così le passeggiate in campagna diventavano molto intriganti, perché sollevavano la seppur scarsa prospettiva che il terreno irregolare avrebbe reso necessario sostenere la donna con una mano per evitarle una caduta nel fango. C'erano anche altre attività da svolgere insieme che presentavano l'invitante prospettiva di un contatto fisico lecito. Ad esempio le pattinate sul ghiaccio, dove lui poteva cingerla con un braccio intorno alla vita per farle mantenere la stabilità. Chissà quante pattinatrici provetta che di colpo diventavano inesperte. Anche suonare duetti al pianoforte implicava una certa vicinanza sullo sgabello che poteva sfociare in sensuali sfioramenti. Secondo l'etichetta, durante gli incontri l'attenzione dell'uomo doveva appartenere interamente alla sua amata. Guai a girarsi mentre si cammina per guardare qualcun altro, né poteva lasciarla camminare sul bordo del marciapiede. Da vero cavaliere doveva prendersi gli schizzi d'acqua delle carrozze al posto della ragazza. Vietato parlare di... Secondo l'etichetta vittoriana, nella conversazione tra due innamorati, ma anche in generale, proverbi e giochi di parole dovevano essere vietati ad ogni costo e le donne non dovevano mai indulgere in lunghe discussioni, parlare di religione e mai interrompere qualcuno che stava parlando. Le donne dovevano mantenersi aggiornate sull'attualità, ma non dovevano mai discutere argomenti di cui non erano pienamente a conoscenza. Vietati i pettegolezzi e i sussurri. Gli uomini invece avrebbero fatto meglio a evitare di parlare con le donne di politica, scienza o commercio e scegliere invece argomenti a cui le donne avrebbero potuto essere interessate. Era disapprovato che una donna fosse troppo intellettuale. Questo tipo di donna era soprannominata calza blu e non era un complimento. I regali. Anche per i regali l'etichetta dispensava regole e consigli. Guardate Mr. Philip, sta regalando un bracciale a Miss Vivian, ma lei lo rifiuta. Lui ci rimane male. Pensa di aver fatto qualcosa di sbagliato, ma non si ricorda che in epoca vittoriana una ragazza non era obbligata a contraccambiare. Anzi, diversi manuali mettevano in guardia le fanciulle dall'accettare regali dagli uomini. Come dice il The Young Lady's Friend by a Lady del 1837, accettare i regali era pericoloso perché poteva indurre gli uomini a farne altri e a illudersi che li accettiate perché ricambiate i loro sentimenti. Era meglio tenere come regola generale di non accettare regali da nessun spasimante, così da evitare di ferire i sentimenti di qualcuno. Se poi l'uomo avesse insistito, la donna avrebbe dovuto ricevere il dono in presenza dei suoi genitori, eliminando così ogni traccia di scorrettezza. E se qualcuno avesse fatto recapitare alla signorina un dono in anonimo, lei avrebbe fatto bene a nasconderlo e a non menzionarlo mai, perché se il corteggiatore avesse visto il regalo, che ne so, appoggiato sul tavolino di lei, questo avrebbe potuto entusiasmarlo e dargli false speranze. La regola fondamentale da tenere a mente per i regali era che una dama doveva aspettare di riceverne uno dal suo corteggiatore prima di offrirne uno a sua volta, sempre per il fatto che non poteva fare la prima mossa, come abbiamo visto nel video Come ci provavano i vittoriani. Una volta ricevuto
ricevuto il primo regalo, lei poteva ricambiare con doni piccoli, poco costosi, meglio se fatti a mano. Anche i gentiluomini dovevano attenersi a regali poco costosi. Le guide dell'epoca sottolineavano quanto fosse indecente inviare regali costosi a una donna single. Rischiava di apparire come una tangente sugli affetti della signora. Solo libri, fiori, dolci e spartiti erano considerati doni appropriati prima del fidanzamento. Mr. Philip si è ripreso dalla sua gaffe. La sua amata non ha smesso di frequentarlo, così decide di regalarle delle caramelle che lei aveva addocchiato durante una delle loro passeggiate. Miss Vivian apprezza la gentilezza e ora accetta volentieri il regalo perché è in linea con le regole della buona educazione. Infatti, se ancora non si era certi dei sentimenti dell'amata, si doveva puntare su fiori, frutta e caramelle, doni deperibili e che perciò non lasciavano alcun obbligo alla signora che li riceveva. Nelle classi sociali meno abbienti erano particolarmente graditi i regali come polli e lepri, che oltre a essere un pensiero gentile, rappresentavano anche un'ottima cena per la famiglia. Mr. Philip e Miss Vivian sono mesi che si frequentano. Lui è innamorato di lei e ha buona ragione di credere che il suo sentimento sia ricambiato. Sente che è il momento giusto per chiederle la mano. Lei accetta. Gli è andata bene. Oltretutto, se si fosse sbagliato, la sua dichiarazione d'amore avrebbe potuto offenderla. E ora si sposeranno? Sì, ma non è finita qui. Prima devono attraversare la fase del fidanzamento, che poteva durare anni. Il corteggiamento in confronto era breve. Le coppie solitamente si fidanzavano entro 9 mesi. Tuttavia la differenza di status sociale influenzava il rituale di corteggiamento. Più lo status era basso e meno rigida era l'etichetta. Gli operai infatti potevano parlarsi più liberamente. Altre regole e rituali aspettano i nostri 2 esemplari di giovani vittoriani. Iscrivetevi e attivate la campanella per vedere come si comporteranno durante la fase del fidanzamento. Io vi aspetto su Instagram, dove ci divertiamo anche con domande e sondaggi sulle curiosità del passato. Alla prossima, ciao!